Volete conoscere il segreto della piramide? Quest'uomo sostiene di aver scoperto le piramidi più grandi del mondo, nascoste per decenni ai confini della cortina di ferro, costruite da una civiltà perduta 7000 anni prima di quelle di Giza. Nel loro ventre, un labirinto che rischia di crollare. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare la storia antica. Ma prima, la crocifissione di Gesù Cristo. L'evento più importante della religione più diffusa del mondo. Un uomo afferma di avere prove che non solo metterebbero in dubbio la collocazione dei luoghi sacri a Gerusalemme, ma che ci svelerebbero la vera storia della passione di Cristo. Per i cristiani, Gerusalemme è il luogo più sacro del pianeta. Milioni di pellegrini ogni anno la visitano per seguire gli ultimi passi di Cristo e per rendere omaggio al luogo nel quale morì sulla croce. Seguono la Via Dolorosa, un tortuoso percorso che si snoda nel cuore della città vecchia. Si ritiene che su questa strada Gesù portò la croce dal luogo del suo processo a quello in cui patì la sua agonia e la morte. Porta qui, alla chiesa del Santo Sepolcro. Sotto un altare sacro si trova una lastra di pietra nota come la Roccia del Calvario. Questo è il culmine del pellegrinaggio di ogni cristiano. I devoti attendono pazientemente in fila per toccare il punto esatto nel quale fu piantata la croce del loro Salvatore. Ma il professor Shimon Gibson dell'Università del North Carolina pensa che preghino nel posto sbagliato. Gibson ha condotto un'indagine archeologica sulla Roccia del Calvario. Le sue scoperte lo hanno portato a mettere in dubbio che questa roccia possa essere il sito della crocifissione di Cristo. Qui potete vedere la parte superiore della pietra, circondata su tutti i lati da icone e altri oggetti sacri. Se si misura questo sito archeologico e si calcolano accuratamente le sue dimensioni, si può notare che l'area è piuttosto piccola. Ho indagato a fondo e ho concluso che sarebbe stato molto difficile crocifiggere anche una sola persona, figurarsi 3 su questa roccia di dimensioni ridottissime. Gibson pensa che la sua ricerca archeologica confermi che non solo la crocifissione, ma altri eventi chiave della storia della passione di Cristo non possano essersi verificati nei luoghi indicati dalla tradizione cristiana. La tradizione è importante per i fedeli cristiani, ma per me, che sono uno scienziato, è importante provare che la roccia sia veramente collegata agli eventi narrati nei Vangeli. Gibson vuole scoprire cos'altro può rivelarci l'archeologia sul perché, il come e il dove ebbe luogo la crocifissione. Inizia con il porsi una semplice domanda: perché la crocifissione? Dalle sue ricerche svolte su testi risalenti all'epoca di Gesù, Gibson sa che l'usanza della crocifissione fu portata a Gerusalemme dai Romani. Gibson contatta una guida storica, Gastone Ciacci, a Roma, la città nella quale fu inventata la crocifissione. Dov'era diffusa la crocifissione? A Roma era un'usanza molto comune.
Ad esempio, per punire uno schiavo che si ribellava al proprio padrone o i responsabili di atti considerati crimini contro lo Stato. Conosci luoghi particolari a Roma associati all'usanza della crocifissione e che potrebbero aiutarmi nella mia indagine? Posso suggerirti due siti che considero i più importanti. Uno era la porta della città, dove venivano crocifissi gli schiavi, e l'altro era la via Appia. La via Appia è la grande strada che collegava Roma alle province meridionali. Nel 71 a.C., dopo la repressione della rivolta degli schiavi capeggiata da Spartaco, questa strada era costellata di croci. 6.000 schiavi ribelli furono spogliati, frustati e poi crocifissi. A volte la morte sopraggiungeva dopo 2 o 3 giorni. Venivano lasciati qui a lungo, in agonia. Gli avvoltoi strappavano via brandelli di carne e i cani mangiavano i loro corpi. Non dimentichiamo che gli uomini in quei 3 giorni avevano defecato e urinato sul posto. Il tanfo doveva essere assolutamente insopportabile. Era un messaggio di propaganda di Roma. Non esisterà mai più uno Spartaco. Secondo i Vangeli, Cristo fu processato come re dei Giudei. Il governatore romano Ponzio Pilato, come è noto, si lavò le mani dal suo caso. Ma il punto era che Cristo rappresentava una minaccia per l'impero romano. È per questa ragione che fu crocifisso. Sebbene molte cronache riferiscano del terribile destino delle vittime della crocifissione, è sorprendente l'assenza di dettagli riguardanti il modo in cui venivano crocifisse. Le raffigurazioni della morte di Cristo generalmente lo mostrano appeso a una pesante croce di legno per mezzo di 3 lunghi chiodi, 2 piantati nei palmi delle mani e 1 nei piedi sovrapposti. Ma Gibson ha sviluppato una teoria radicalmente nuova sul modo in cui, secondo lui, i condannati venivano veramente crocifissi e adesso vuole metterla alla prova. È chiaro che una volta collocato Gesù sulla croce, era importante riuscire a posizionarlo in modo efficace. Per questa ragione vediamo qui 2 elementi, uno per sorreggere i piedi e uno sotto le natiche per mantenere la posizione. Nella fase successiva, prego Salif, aiutami, si legavano le braccia del condannato, probabilmente con delle corde. Se infatti fosse stato inchiodato alla croce senza l'uso delle corde, il corpo sarebbe caduto in avanti e il condannato sarebbe morto per asfissia. I romani volevano evitare ad ogni costo che i condannati morissero per asfissia o soffocamento. Sarebbe stata una morte relativamente rapida, l'esatto opposto dell'obiettivo della crocifissione. Fatto questo, probabilmente venivano usati anche i chiodi. Il chiodo veniva piantato nel palmo della mano per 2 ragioni. Innanzitutto per prolungare l'agonia della persona crocifissa, ma anche per ragioni di sicurezza. Se qualcuno, ad esempio i parenti del condannato, avessero voluto liberarlo dalla croce tagliando le corde, avrebbero avuto grosse difficoltà a farlo a causa dei chiodi piantati nella carne. Ritengo che la raffigurazione tradizionale di Gesù sospeso alla croce senza l'ausilio delle corde sia impossibile. Gibson intende sottoporre la sua teoria delle corde a una delle più autorevoli istituzioni in materia di crocifissione. L'Università di Tel Aviv possiede gli unici reperti archeologici mai rinvenuti collegabili a una crocifissione. I macabri manufatti sono affidati alle cure del professor Israel Herskovits. Che cosa c'è in questa scatola?
Una sorpresa. Si tratta dell'unica prova in tutto il mondo dell'usanza della crocifissione. Incredibile. Il reperto numero 1 è un osso umano, scoperto in una grotta a qualche chilometro a nord di Gerusalemme. Quest'osso è un calcagno essiccato. Risale all'epoca di Cristo e presenta una caratteristica interessante. È attraversato da parte a parte da un chiodo di ferro. Il chiodo attraversa questo punto del calcagno. Dunque il centro del calcagno? Un esperimento condotto dal team del professor Escovitz ha dimostrato che il chiodo fu piantato con grande abilità. Questo è un tipico chiodo romano, per dimensioni e forma. Se non veniva piantato nel punto giusto, poteva mancare il calcagno. Persino noi, anatomisti di professione, non siamo riusciti a eseguire correttamente l'operazione. Questo significa che i soldati romani incaricati della crocifissione erano altamente specializzati. Avevano conoscenze di anatomia. Conoscevano molto bene l'anatomia, o almeno sapevano come crocifiggere un uomo, questo è certo. È evidente dunque che nella crocifissione venivano usati dei chiodi. Gibson non nega l'impiego dei chiodi, ma pensa che le vittime fossero sospese alle croci per mezzo di corde. Quando si crocifiggevano molte persone era necessario svolgere l'operazione rapidamente. Sì, È logico supporre che usassero le corde per sospendere i condannati alla croce e che piantassero i chiodi soltanto in un secondo momento per evitare, ad esempio, che qualcuno potesse liberarli? immagina la scena di una crocifissione. Prendi il condannato, lo frusti fino quasi a ucciderlo. È coperto di sangue. Poi lo porti sulla croce, gli inchiodi i piedi alla croce. E poi che cosa fai? Gli leghi le mani al palo orizzontale? Non quadra. Il professor Erskowitz è certo che i condannati alla crocifissione fossero fissati alla croce soltanto per mezzo di chiodi. Pensa che i chiodi fossero piantati nei calcagni e nei palmi delle mani. E posso provarlo. Ci sono 3 chiodi provenienti da un'altra grotta. Sono qui dentro. Sì, questa è la scatola. Ora prendiamo con molta attenzione i chiodi. I chiodi venivano piantati anche nelle mani del condannato alla crocifissione. Si sa con certezza perché è stato rinvenuto l'osso della mano di un uomo con un chiodo conficcato dentro. Come puoi vedere chiaramente, il chiodo attraversa l'osso della mano. L'analisi del reperto indica che il chiodo non fu fatto passare dalla parte del palmo, bensì dalla parte del dorso. Il fatto che il chiodo fu piantato nel dorso della mano è un elemento determinante, un dato che ha portato il professor Erskowitz a sviluppare una teoria innovativa sul modo in cui veniva eseguita la crocifissione. Immagina che la mano non fosse sulla parte anteriore della croce, ma sul lato posteriore. Il chiodo veniva piantato da dietro. Dunque il braccio era appoggiato sul palo. Esatto, per evitare che il condannato potesse staccarsi dalla croce e cadere in avanti. I chiodi Sì. lo tenevano saldamente assicurato alla croce. Usando il palo orizzontale per sostenere il peso del corpo, il professor Erskowitz ha dimostrato che le vittime potevano essere inchiodate alla croce senza bisogno di corde. Ma ha anche dimostrato che i chiodi non venivano usati come si pensava tradizionalmente. Il lungo chiodo usato per assicurare i piedi del condannato alla croce attraversava i calcagni lateralmente e non il collo dei piedi. E i chiodi più piccoli che perforavano le mani venivano piantati nei dorsi, non nei palmi come precedentemente si pensava. Il professor Gibson pensa di aver finalmente scoperto come fu crocifisso Gesù. Ora vuole scoprire dove ebbero luogo il processo e la crocifissione. Secondo i Vangeli, Cristo fu portato al cospetto di Ponzio Pilato la mattina del Venerdì Santo. Secondo la tradizione medievale, questo sarebbe stato il punto di partenza. La tradizione è confermata da questa targa, collocata nel XIX secolo su questo arco.
Osservando gli edifici, da archeologo, non vedo niente che possa essere associato al processo di Gesù. Infatti, ho trovato elementi riconducibili al processo e alla strada percorsa da Gesù verso la crocifissione in una parte completamente diversa di Gerusalemme. La tradizione cristiana colloca il processo di Cristo e la strada verso il luogo dell'esecuzione nel quadrante nord-orientale di Gerusalemme. Ma Gibson pensa che in realtà tutto accade a ovest della città, presso la porta di Giaffa, il che suggerisce un percorso completamente diverso. Le grandi mura che oggi circondano la città furono erette più di 500 anni fa da Solimano il Magnifico. Esse sorgono esattamente dove si trovava un più antico muro romano. Uno scavo archeologico condotto da Gibson ha portato alla luce i resti di una porta che conduceva al palazzo di Erode all'interno della città. Gibson pensa che fu in questo palazzo che Cristo fu processato. Qui ci sono dei resti archeologici risalenti a quel periodo che possono essere associati al processo di Gesù e che coincidono con la versione dei Vangeli. Questo ci permette una migliore comprensione di quello che accadde durante il processo. Qui vediamo dei gradini. Qui c'era una grande porta d'ingresso. La porta oggi non c'è più, ma vediamo l'area dell'ingresso. Essa conduceva a un'ampia area lastricata e questo pavimento di pietra è citato nel Vangelo di Giovanni. Ma nello stesso Vangelo di Giovanni si dice che esso si trovava presso Gabata, una parola che in aramaico significa protuberanza rocciosa. Ed ecco qui una protuberanza rocciosa. Ponzio Pilato sedeva lassù a presiedere il tribunale durante il processo. Alla conclusione del processo, Gesù fu condotto qui, attraverso questa porta, della quale rimangono soltanto questi pochi gradini scavati nella pietra. Gesù fu condotto attraverso la porta per questi gradini nella città. Il mio compito da archeologo consiste nel separare la tradizione dall'archeologia e qui abbiamo delle prove scientifiche riferibili al processo a Gesù. Il professor Gibson è convinto che l'archeologia abbia rivelato il luogo nel quale Gesù fu condannato a morte. Ma l'archeologia potrà svelarci anche il luogo dell'esecuzione? Afferma di aver trovato le prove che esso si trovava molto vicino al luogo indicato dalla tradizione, sotto la chiesa del Santo Sepolcro. L'indagine archeologica di Gibson lo ha portato a escludere la roccia del Calvario come luogo della crocifissione, ma ritiene che essa possa costituire un punto di riferimento naturale che indica quel luogo. La roccia, che oggi viene considerata il luogo della crocifissione, dovrebbe indicare il luogo della crocifissione, ma non lo è. In altre parole, è come un cartello che indica la strada verso il luogo della crocifissione. Se Gibson avesse ragione, il vero luogo nel quale Cristo fu crocifisso sarebbe sepolto da qualche parte sotto il pavimento di questa chiesa. Gibson crede di poter usare l'archeologia per trovare il vero luogo della crocifissione di Cristo. Questa grande chiesa medievale è parzialmente costruita sulle fondamenta di una basilica del IV secolo realizzata dall'imperatore Costantino, nel punto esatto in cui si credeva che Cristo fosse stato crocifisso. Gibson ritiene che l'abside, la parte più importante della chiesa di Costantino, quella che contiene l'altare, sia il luogo più probabile della crocifissione. Se Gibson avesse ragione e riuscisse a localizzare l'abside del IV secolo, si troverebbe al cospetto di quello che, a suo avviso, fu il vero luogo della crocifissione. In una sezione della chiesa, Gibson ha scoperto alcuni resti dell'edificio originale di Costantino. Qui abbiamo il muro che risale all'epoca di Costantino Magno e sotto di esso, come vedete, c'è la roccia naturale che sale fino a terminare nell'area dell'abside. Seguendo la linea naturale della roccia fino alla fine,
Gibson raggiunge un'area piatta, ora lastricata. Sulla base dei dati storici, credo che questo lastricato medievale si trovi sull'abside della chiesa di Costantino. Se sollevassimo queste pietre, probabilmente troveremmo la pietra viva, il vero luogo della crocifissione. È improbabile che i fedeli si lascino convincere dalle prove di Gibson. Ma se avesse ragione, potrebbe dire di avere composto una nuova versione radicalmente innovativa di uno degli eventi più importanti nella storia delle religioni: le ultime ore di Gesù Cristo sulla terra. Queste colline sono in realtà le piramidi più grandi del mondo? Nascoste per anni ai confini della cortina di ferro, costruite da una civiltà perduta 7000 anni prima degli Egizi. Sono l'errore più grande del mondo o una rivoluzione nella storia antica? Una piccola città dell'Europa orientale, ma secondo un esploratore bosniaco-americano, una grande scoperta storica. Per molti anni si è ritenuto che fossero semplicemente delle colline stranamente simmetriche, ma secondo Sam Osmanagic si tratterebbe in realtà delle più antiche e più grandi piramidi costruite dall'uomo sulla Terra. Madre Natura non crea colline con 4 lati, facciate triangolari e un perfetto orientamento. Per me non ci sono dubbi sul fatto che debba trattarsi di strutture artificiali. Osmanagic crede di aver scoperto una serie di strutture realizzate dall'uomo, molto più grandi delle piramidi d'Egitto e risalenti a migliaia di anni prima dei monumenti del Neolitico come Stonehenge. Pensiamo di conoscere il nostro pianeta, ma ci sbagliamo. Dobbiamo ancora scoprire gran parte dei segreti del passato. Secondo i suoi studi, sui lati delle piramidi ci sarebbero dei lastricati di arenaria completi di gradini, terrazze costruite con pietre dalle forme regolari e un complesso di gallerie sotterranee. Cunicoli e stanze sotterranee sono comuni nelle piramidi e sono qui, in Bosnia. Osmanagic crede che in queste camere troverà i segreti di un'antica civiltà che, a suo dire, costruì questa struttura oltre 12.000 anni fa. Le sue teorie sono molto controverse e, se fossero confermate, potrebbero stravolgere tutto ciò che pensiamo di sapere sulla storia antica dell'uomo. Potrebbe trattarsi della più importante scoperta archeologica degli ultimi 100 anni. Queste straordinarie ipotesi sono oggetto dell'indagine di 2 esperti di fama internazionale. Il dottor Dougal Jerram è un geologo che ha tenuto lezioni nelle università di tutta Europa. Ed eccola qui. La domanda è una struttura naturale o creata dall'uomo? Certamente ha un aspetto singolare da qui. Il dottor Henry Chapman è un archeologo dell'Università di Birmingham in Inghilterra. È specializzato nello studio del territorio in cerca di segni di attività umana preistorica. L'ipotesi della presenza di piramidi qui è semplicemente incredibile. Voglio approfondire l'argomento perché una teoria così straordinaria ha bisogno di prove straordinarie. Per dare inizio all'indagine, Jerram incontra Osmanagic presso un punto di osservazione a circa 2 chilometri dalle piramidi. Quando sono venuto qui per la prima volta e ho visto questo spettacolo, questa bellissima montagna a forma di piramide, con 4 facciate triangolari e un orientamento perfetto, ho capito subito che si trattava di una piramide. Osmanagic sostiene che ci siano 3 piramidi, dedicate al Sole, alla Luna e al Drago, e tutte le piramidi sarebbero orientate precisamente verso nord. Tutte le piramidi sono orientate verso nord. Lo sono anche le piramidi di Giza in Egitto. E le istituzioni nazionali della Bosnia hanno concluso che questa facciata è quella con l'orientamento più preciso. 0 gradi, 0 minuti e 12 secondi. Mai nella storia dell'umanità è stata costruita una struttura di forma piramidale tanto enorme quanto questa in Bosnia.
Intanto Chapman cerca tracce della civiltà che potrebbe aver realizzato le piramidi bosniache. Si dirige al Museo Nazionale di Sarajevo, la capitale. Il capo del dipartimento, Mirsad Sijaric, gli mostra la grande quantità di reperti rinvenuti nella regione. Oh, è una collezione incredibile, vero? Proprio così. Ce ne sono ancora. Sì, infatti. Questa è una delle collezioni più complete di questa parte d'Europa. È fantastico. C'è una quantità di materiali che non si può vedere in molti altri musei e sono nascosti in un piccolo magazzino. Già, è così. Chapman individua diversi strumenti in selce risalenti al periodo nel quale, secondo Osmanagic, fu costruita la grande piramide del Sole. Le sue teorie sono talmente estreme da mettere in discussione tutto quello che gli storici pensano di sapere sull'uomo preistorico. Risalgono all'epoca indicata da Sam. Venivano usati dall'uomo in quel periodo. Ma non capisco come un popolo che usava strumenti come questi possa avere eretto delle piramidi. Ma secondo Osmanagic, le piramidi dimostrano che 12.000 anni fa esisteva una civiltà altamente avanzata, che non usava soltanto strumenti in pietra. Il giorno seguente, Jerram e Chapman raggiungono Osmanagic alla seconda piramide più alta. È il sito del suo scavo più esteso, dove ritiene di aver scoperto una serie di terrazzamenti artificiali. Abbiamo aperto 47 scavi archeologici come questo, dalla base fino alla cima, su 3 lati. Ed ecco che cosa abbiamo trovato. Una terrazza, seguita da strati di argilla. Terrazza, argilla, terrazza, creta e così via fino alla cima. Questa, nota come la piramide della Luna, è almeno 40 metri più alta della grande piramide d'Egitto. Se Osmanagic avesse ragione, si tratterebbe di una straordinaria impresa per una civiltà tanto antica. Abbiamo delle lastre in pietra arenaria che sono state scolpite, portate qui e collocate secondo uno schema regolare. Sono tutte dello stesso spessore. I lati sono dritti e le fessure si intersecano tutte a 90 gradi. Jerram, il geologo, non è convinto. Ma Osmanagic è certo che le terrazze siano state create dall'uomo e per dimostrarlo conduce Jerram alla base per mostrargli un lastricato in pietra arenaria. Bene, guarda che cosa abbiamo qui. Sono visibili alcuni piccoli gradini. Ad esempio, questo è un gradino. A 8 metri di distanza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'è un altro gradino. Altri 8 metri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ne troviamo un altro. Osmanagic sostiene che una disposizione tanto regolare indichi un intervento umano, ma Jerram pensa che questo fosse un tempo, un lago sabbioso o la costa del mare. Nel corso di milioni di anni la sabbia sarebbe stata compressa fino a trasformarsi in pietra. La caratteristica più interessante di quest'area sono queste increspature. In molti casi le loro linee sono continue e travalicano le fratture della superficie, il che mi porta a pensare che si tratti di un fenomeno naturale. Ancora una volta, Osmanagic insiste sulla regolarità delle forme e degli elementi del lastricato in arenaria. Alcune persone, soprattutto geologi, sostengono che questa superficie era un'unica lastra, spaccatasi in senso orizzontale e poi verticale. Se così fosse, come mai la spaccatura si interrompe qui? È evidente che si tratta di una lastra tagliata con precisione. 90 gradi, linea retta. Ma Jerram nota che le increspature della superficie combaciano perfettamente fra loro, un effetto molto difficile da ottenere se si trattasse di una struttura realizzata dall'uomo. Vuoi dire che qualcuno prese una lastra caratterizzata da queste increspature, la tagliò e poi posò ogni singolo pezzo in modo tale da riprodurre esattamente la lastra iniziale? Direi di sì. Beh, è affascinante. Jerram rimane scettico.
Le terrazze e il lastricato, sebbene apparentemente artificiali all'occhio di un profano, potrebbero essere stati prodotti da forze geologiche naturali. Jerram e Chapman ora si dirigono verso il complesso di cunicoli sotterranei. Gli scavi di queste gallerie procedono da 5 anni, condotti da un gruppo di volontari. Osmanagic indica la strada. In questo momento ci troviamo a 30 metri dall'ingresso. Attenzione alla testa! I cunicoli, in molte delle piramidi egizie, conducono a camere che contengono i sarcofagi e i resti mummificati dei faraoni. Inizialmente ne rimangono affascinati, ma avanzando nelle gallerie, Jerram e Chapman iniziano a preoccuparsi. Sinceramente mi sembra molto pericoloso stare qui. Questi cunicoli sono un enigma. Le piramidi d'Egitto furono create da una civiltà dotata di scrittura, di una religione e che si basava sull'agricoltura. Ma 12.000 anni fa, stando alla storia convenzionale, l'uomo non aveva ancora abbandonato il primitivo stile di vita di cacciatore-raccoglitore. Osmanagic vuole che il mondo creda che fu una civiltà avanzata a scavare queste gallerie e che 5.000 anni dopo un'altra civiltà le riempì. Qualcuno portò qui del materiale di riempimento per sigillare l'intera rete di cunicoli. Dunque, a questo punto, abbiamo due misteri. Chi costruì la rete di cunicoli sotterranei e chi riempì tutte le gallerie? Osmanagic ha una teoria che, a suo avviso, spiegherebbe la ragione per la quale i cunicoli furono riempiti. A quanto sembra, quando la civiltà che aveva scavato la rete di cunicoli si estinse, il popolo che venne qui successivamente pulì sistematicamente tutti i cunicoli perché non abbiamo trovato al loro interno né strumenti, né ossa, né materiale organico. Dunque avevano una ragione per nascondere qualcosa di vitale importanza, non a livello locale, ma a livello globale. Esplorando queste gallerie, Sam spera di svelare i segreti di questa antica e avanzata civiltà. E, secondo lui, alcune caratteristiche di queste gallerie sembrano sfidare la razionalità scientifica. Voi siete geologi. Forse potete spiegarmi come sia possibile che la sabbia rimanga al suo posto, in assenza di materiale di consolidazione. Perché non c'è alcun materiale legante. Infatti possiamo grattare un punto qualsiasi della galleria e ritrovarci della sabbia tra le dita. È uno dei misteri di questo luogo. È come se sfuggisse alle regole della forza di gravità. La volta del cunicolo sembra sfidare la forza di gravità, ma Jerram si chiede per quanto tempo ancora. I due scienziati continuano a seguire Osmanagic nei cunicoli. Mentre il team di Osmanagic è impegnato nello scavo, Chapman ha alcune domande. È così che state svuotando le gallerie? Stiamo trovando molti cunicoli come questo. Per essere uno scavo archeologico il sito è poco illuminato e per individuare i cunicoli è necessario rilevare differenze nel colore del terreno o nella consistenza, individuare strati differenti tra loro. Come riuscite a farlo in queste condizioni? Lavoriamo qui da 6 anni ormai e sappiamo che cosa appartiene alla civiltà che creò la rete di gallerie e cosa appartiene invece al popolo che riempì i cunicoli. C'è un'evidente differenza tra il materiale di riempimento e quello originale. In questo punto non abbiamo ancora collocato dei sostegni. Non è sicuro. Molto cedevole. E a che distanza ci troviamo dall'ingresso ora? Al momento siamo a 370 metri dall'ingresso. Preoccupati per la loro incolumità, Jerram e Chapman pongono fine alla visita dei cunicoli e si dirigono verso l'uscita. Una volta all'esterno, gli scienziati parlano della loro esperienza.
Francamente, lì dentro ero spaventato. Era tutto molto fragile, non solo quello che lui definiva materiale di riempimento, ma anche le presunte pareti delle gallerie rischiavano di crollare. Stanno tentando di individuare strutture molto difficili da distinguere. Non sono sicuro che sia possibile renderle visibili. Stanno scavando in un materiale molto friabile, che cede alla minima sollecitazione e basandosi su questo pensano che si tratti di materiale di riempimento. Loro credono di seguire una galleria preesistente, mentre ne stanno scavando una nuova senza rendersene conto. Ritengo che sia probabile. Se i sospetti di Jerram e di Chapman sono fondati, il team di Osmanagic, invece di scavare tunnel preistorici, ne sta in realtà scavando di nuovi. Tunnel che rischiano seriamente di crollare su di loro. Ma i due potrebbero sbagliarsi. Per convincerli, Osmanagic li porta alla più grande e più impressionante delle piramidi di Visoko, battezzata con il nome di Piramide del Sole. Osmanagic pensa che il materiale che gli antichi creatori delle piramidi rimossero dai cunicoli fu usato per creare degli enormi blocchi da costruzione e che tali enormi blocchi siano visibili qui. Come potete vedere, davanti a me c'è un blocco di pietra rettangolare. Questo è il primo strato. Sotto di esso si trova un secondo strato, alto circa 40 centimetri. Sotto ancora ce n'è un terzo e un quarto. Questo è l'esterno della piramide del Sole. Questo è il materiale che estrassero dal sottosuolo durante la costruzione della grande rete di cunicoli. Lo usarono come materiale da costruzione. Mai nella storia dell'umanità era stato prodotto del cemento di qualità tanto elevata. Sappiamo che esistono molti esempi di rocce come queste, formatesi naturalmente. Dunque potrebbe essere molto difficile determinare che si tratti di un materiale di fabbricazione umana e non un materiale naturale. Ma i blocchi sono tutti rettangolari. Dunque abbiamo prove che qualcuno progettò e costruì una piramide. Indicatemi un luogo qualsiasi nel mondo in cui ci sia una montagna con versanti a 45 gradi, facciate triangolari, un orientamento perfetto e coperta da cemento naturale. Chapman è dubbioso a causa della totale assenza di strumenti e altri manufatti. Qual è la prova del fatto che questo è stato creato dall'uomo e che non è di origine naturale? Ci sono reperti, manufatti che indichino che è un sito archeologico? Non abbiamo trovato manufatti, ma questo non toglie che la struttura esiste. La struttura c'è. Per qualche ragione tutti i manufatti sono scomparsi, ma non siamo ancora entrati nella piramide. Spero che una volta dentro troveremo le camere e qualche reperto archeologico. Jerram è sempre più convinto che tutto quello che ha visto è semplice geologia naturale, ma per dimostrarlo ha bisogno di altre prove. Così contatta un geologo del posto, il dottor Enes Ramovic, che accetta di incontrarlo a Sarajevo. La mappa geologica che ha portato con sé mostra che queste alture sono costituite da strati di roccia molto comune in tutta la regione. Pensa che la montagna sia speciale? No, è come le altre. Pensa che sia normale? Non ha niente di speciale. Armato dei dati forniti dalla mappa, Jerram noleggia un aeroplano e decolla da una pista a poca distanza da Visoko. Le informazioni che ho ricavato dagli specialisti e dalle mie ricerche suggeriscono che tutte le rocce di questa regione siano costituite, un po' come un libro, da una successione di strati sovrapposti. Una possibile teoria è che, comprimendo i sedimenti, si formi una serie di superfici inclinate in una certa direzione. Sorvolando l'area, dovremmo riuscire a godere di una buona vista delle piramidi e forse vedremo le formazioni geologiche presenti su questa mappa. Vedremo le stesse caratteristiche anche in altre montagne della regione. Immediatamente, Jerram nota una serie di lastre piatte inclinate che formano pareti di forma triangolare. La stessa geologia che, secondo lui, ha creato le piramidi di Visoko. Adesso si vede molto bene. Sotto di me potete vedere il villaggio e accanto svetta una collina di forma piramidale. La facciata rivolta verso il villaggio
ha una forma triangolare piuttosto netta, mentre l'altra facciata, orientata verso di noi, è un po' meno piatta e presenta alcuni rilievi, probabilmente per effetto dell'erosione. Ora iniziamo a vedere la parte posteriore della piramide del Sole. Da qui, da questa angolazione, sembra molto simile alle altre colline di questa zona. Se la si osserva da dove la sto guardando io, si nota che ci sono diverse alture di forma molto simile. Dopo il volo, Jerram è convinto che le piramidi possano essere spiegate come semplici formazioni geologiche, ma vuole esaminare più dettagliatamente alcune teorie di Osmanagic. Fissa un appuntamento con Chapman alla Piramide del Sole. Iniziano a esaminare la teoria di Osmanagic, secondo la quale il materiale dei cunicoli sarebbe stato usato per creare dei blocchi da costruzione. Se osserviamo nel dettaglio questo cosiddetto cemento, notiamo la presenza predominante di frammenti calcarei. Nei cunicoli, invece, era prevalente il quarzo. Non è lo stesso materiale. È alquanto diverso. Questo riguardo al materiale. E che dire della forma e dell'allineamento delle piramidi? Alla prova dei fatti, la pendenza è di circa 26 gradi e non di 45 gradi. Sam dice che è di 45 gradi, ma non è vero. No, se la si misura con degli strumenti, no. E sono orientate verso nord? Alcune sono orientate verso nord, ma la maggioranza non punta direttamente a nord, dunque non so davvero che cos'altro dire. Dopo 4 giorni di raccolta dei dati, Jerram e Chapman concludono la loro indagine. Osmanagic ha dedicato gli ultimi 6 anni a tentare di dimostrare che queste piramidi sarebbero state costruite da una misteriosa e antica civiltà, ma i due scienziati non sono convinti. Prendono appuntamento con Osmanagic per esporgli le loro conclusioni. Sinceramente non ho visto nulla in grado di convincermi che qui ci sia qualcosa di diverso da formazioni naturali. Sotto l'aspetto archeologico non sono affatto convinto. Per quanto mi riguarda, il materiale che ho osservato è tipico dei depositi di sedimenti dei laghi e dei fiumi accumulatisi diversi milioni di anni fa. Madre Natura non fa niente di simile. Trovatemi un'altra collina con un orientamento perfetto. Bastano 2 elementi. Hai detto orientamento perfetto, ma abbiamo rilevato che la pendenza media dei versanti è di circa 26 gradi, con un massimo di 30 e un minimo di 16. E anche l'orientamento delle superfici apicali non è sempre verso nord. Soltanto in pochissimi casi puntano a nord. E quasi tutte sono orientate verso altre direzioni, come è normale nelle formazioni naturali. Misurati alcuni dettagli, si nota che la regolarità è soltanto apparente. Tutti questi dati consentono di adottare la perentorietà con la quale tu tenti di dimostrare che Madre Natura non può aver prodotto queste formazioni. Non importa che cosa abbiamo da dire noi umani oggi. Le piramidi ci sono. Sono qui da molto tempo e resteranno qui per molto tempo, dopo che noi non ci saremo più. Jerram e Chapman non sono riusciti a convincere Osmanagic e le loro opinioni non piaceranno ai bosniaci, ma si attengono ai risultati delle loro analisi. Francamente sono deluso. Eravamo venuti qui nella speranza di vedere la più emozionante scoperta archeologica dell'ultimo secolo. Ma a quanto pare siamo saliti su una piramide e scesi da una collina. Non c'è niente di archeologico. E peggio ancora, se ci fosse qualcosa di archeologico, con i metodi di scavo che stanno adottando, lo distruggerebbero completamente. Per quanto riguarda queste colline, non ho visto niente di diverso dalla tipica geologia della regione, già analizzata e mappata oltre 50 anni fa. A 8 metri di distanza. Sembra tutto frutto dell'immaginazione di quest'uomo. Bisogna fare i conti con i fatti e la realtà è che non c'è niente di archeologico. Non ci sono prove né indizi, niente di niente. Le piramidi bosniache attirano sempre più visitatori. Ma a meno che Osmanagic non faccia qualche sensazionale scoperta, gli sarà molto difficile convincere gli archeologi che queste antiche piramidi siano qualcosa di più che semplici colline dalle forme bizzarre.